Ciao amici di YouTube e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come sostituire la guarnizione su una lavatrice Bosch. Il modello è questo. La sostituzione della guarnizione è simile a tante altre lavatrici, quella in questione è questa. La guarnizione è questa qui, è stata acquistata presso il negozio Fase di Poggibonsi, via del Colombaio 208, è di concorrenza, quindi è stata pagata 29 euro anziché 60 come l'originale. Questo è lo scontrino. Fase il negozio, via del Colombaio 208 Poggibonsi, pagata 29 euro. Allora, come prima cosa andremo a togliere questa molla, vedete? Questa è tutta torno giro giro all'oblò. Quindi come si fa? Prendiamo un cacciavite piatto, tipo questo, spostiamo la molla verso l'esterno, in questo modo, vedete? Ora è un po' dura perché è incrostata. Si è tutta incollata alla guarnizione. Ecco fatto. Questa è la nostra molla. La appoggiamo da una parte. Adesso andremo a sfilare la parte interna. Qui all'interno sotto c'è un'altra molla. Noi però intanto sfileremo la guarnizione compresa di molla. Quindi andiamo all'interno e sfiliamo la nostra guarnizione in questo modo. Per poter togliere la seconda molla, questa interna, spingiamo la guarnizione verso il basso in questo modo e sfiliamo verso di noi. Una volta sganciato, togliamo tutta la nostra guarnizione. Una volta sfilata la guarnizione, la molla è ancora qui, la andremo a togliere dopo, questa. Ora andremo a staccare questa parte qui sopra, dove c'è questa fascetta di ferro, vedete? Quindi prendiamo la pinza a beccuccio, eccola qua, la inseriamo qui sulla fascettina di ferro, stringiamo e sfiliamo, tac, ed ecco tolta la nostra guarnizione. Guardate in che stato è, guardate qui. Adesso andremo a dare una bella pulita qui all'interno e poi passeremo a montare quella nuova. La molla questa la possiamo togliere, tac, la mettiamo qui da parte, prendiamo la nostra guarnizione nuova e come prima cosa andremo a lubrificare questa scalanatura dove andrà messa la molla interna. Useremo del semplice svelto, del detersivo per piatti. Andiamo a inserirlo qui torno alla scalanatura in questo modo. Questa bocchetta qui andrà collegata lassù con la fascettina di ferro, come abbiamo visto all'inizio. Questi tre fori combaceranno con questi tre fori qui all'interno, vedete? Prendiamo come punto di riferimento i tre fori, quindi la incastriamo così. Una volta messa la guarnizione, la parte interna, la giriamo così all'interno. Questo lo possiamo andare a collegare anche dopo, dove andrà la fascetta di ferro. Giriamo la guarnizione all'interno in questo modo.
Prendiamo la nostra molla, quella grande, perché quella piccola andrà fuori all'esterno, e la andiamo ad inserire torno torno, facendo capitare la molla centrale qui davanti ai tre fori, i tre fori della guarnizione. Quindi mettiamo la molla nella sua sede, in questo modo. Una volta messa la molla all'interno, se non ce la fate con 2 mani potete farvi dare una mano da qualcun altro, almeno con 4 mani si mette meglio. Rigiriamo la guarnizione verso l'interno, in questo modo. Mettiamo la fascettina di ferro qui, magari prendiamo un po' di svelto, lubrifichiamo le mani. Una volta lubrificate le mani, lubrifichiamo la gomma anche all'interno e anche la bocchetta di plastica che abbiamo visto all'inizio. E adesso andremo ad inserire la fascetta di ferro qui all'interno, così la facciamo scorrere, lo svelto ci agevola lo scorrimento, e inseriamo la gomma nella bocchetta di plastica. Una volta collegato il tubicino, che sarebbe il tubicino dove passa il detersivo, sistemiamo la guarnizione, questa via esterna, in questo modo. Ecco fatto. Una volta incastrata la gomma nel telaino, nella sporgenza del telaino dell'oblò, possiamo mettere l'ultima fascetta, quella piccola. La molla la facciamo capitare qui al lato sinistro, dove c'è questa sporgenza della guarnizione, in questo modo. Quindi la nascondiamo qui all'interno e andiamo ad inserire la molla. Ecco fatto. Arrivato a questo punto abbiamo finito il lavoro. Chiudiamo, tac, e facciamo il primo lavaggio e vediamo se tante volte dovesse perdere acqua la guarnizione, ma se è montato tutto perfettamente non perderà acqua. Quella vecchia invece colava l'acqua qui di sotto, infatti c'era la strisciata di calcare e perciò è stata sostituita. E una volta messi i panni dentro gli diamo la via start e vediamo che succede. Perfetto, qui l'acqua non va, quindi la guarnizione aderisce bene. La bocchetta l'abbiamo collegata bene perché l'acqua scende perfettamente. Devo dire che la guarnizione è stata messa perfettamente, perché non esce più l'acqua che una volta usciva qui. È asciutto, quindi perfetto. Qui sotto nemmeno c'è acqua. Perfetto. Yeah. Eccoci amici, arrivati al fine tutorial. Io spero il video vi sia piaciuto. Nel caso sapete cosa dovete fare: lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.